Venivamo a Cortina di passaggio quasi tutte le estati perché mio padre, originario di Trieste, adorava Cortina, quindi era un'abitudine passare qualche giorno d'estate a Cortina. E nel 56, l'anno in cui erano state fatte le Olimpiadi invernali, mio padre ha visto sta casa qui e se ne è innamorato, essendo architetto, ingegnere, e ha visto un'architettura non tradizionalmente monotona di montagna, ma totalmente avveniristica, e essendo appassionato d'arte e sempre alla ricerca di cose nuove, aveva visto questa costruzione, se ne era innamorato. Dopo un giorno aveva comprato l'appartamento dove siamo qui adesso. Erano anni in cui non c'erano ancora i palazzinari romani, ma c'erano i romani che investivano soldi nell'immobiliare. Per cui questa è stata un'iniziativa di una compagnia di Roma, amici tra le altre cose, che sono diventati amici avendoli conosciuti nella fase di acquisto. Per cui le prime visite qui, io ricordo, però ero proprio bambino, mio padre con i proprietari dell'iniziativa e Gellner stesso, che illustravano le caratteristiche costruttive della casa. Era una formula di casa albergo, ma non è mai stata organizzata con un servizio. E poi c'è stata una zona dove era stato creato un ristorante, soprattutto per il condominio, però con accesso anche indipendente dall'esterno, e per 5-6 anni ha funzionato un servizio molto piacevole e funzionava bene. Ecco. In quegli anni si costruivano per esempio le case e quando si facevano i posti auto, i box, la dimensione standard del box di interasse era 2,20 m. Questo era perché c'erano le macchine di quella dimensione. Gellner li ha fatti di 2,80 m, cioè avveniristico. In quegli anni pochissime case venivano costruite con un piano dedicato al parcheggio. C'era magari nei dislivelli c'era la zona dove si buttavano 4 macchine. Qui così è nato con una trentina di posti auto. Devo dire che Gellner mi aveva incuriosito, ma da bambino ovviamente non avevo assolutamente capito la differenza, che visto l'impatto che aveva avuto con Cortina e le discussioni tra il bellissimo e il bruttissimo, l'orrido, sbagliato farlo, e invece architettura super all'avanguardia di un'intelligenza ancora non superata, secondo me, come caratteristiche costruttive e conoscenza delle problematiche costruttive. Certo, ha un impatto visivo assolutamente, cioè una dimensione di questa casa qui fatta in un parallelepipedo sarebbe, come se ne vedono in giro purtroppo, una bruttura, oppure la doveva mimetizzare con degli artifizi, così. La capacità di Gellner è stata anche di costruire della architettura di grande livello, non spendendo soldi, perché razionalizzando il tutto, ma non so, anche le strutture sono molto semplici, perché queste qui è un passo di 6 metri, una soletta di 6 metri è finita lì. Cioè, poi spendendo un po' di più, scompensando i piani, e quello
per esperienza mia so che costa molto, però per avere non uniformità di facciata da qualche parte devi tirarle fuori e devi spendere dei soldi con queste finestre molto molto ampie verso il sud ovviamente, e i corridoi di distribuzione ribassati per poter dare riscontro d'aria con delle aperture tra corridoio e piano superiore. Questo arricchisce anche il disegno della facciata, perché crea dei vuoti con dei lasti che passano davanti, per cui ti dà una profondità sempre diversa, per cui soprattutto in montagna dove l'incidenza della luce ombra viene ancora più valorizzato e si vede ancora di più una facciata non monotona, senza cose leziose o finte, ma è tutta roba strutturale che salta fuori e dà valore alla facciata. Sto tetto qui è un esempio di bellezza incredibile. Andiamo in giro, vediamo le capannine, un'altra roba, ecco. Poi alla gente 6 su 10 piace di più la capannina, 4 su 10, no, 1 su 10 dicevo indifferente, 3 su 10 si innamorano perché vedono un'architettura studiata, razionale, intelligente, che ha tutto il suo perché di essere fatta in quel modo. Ecco. Quando sono stati venduti gli appartamenti, sono stati venduti solamente gli spazi, alcuni semi arredati, altri solamente bagno piastrellate, cucina piastrellate, poi però erano stati finiti con le solite camere, con un'architettura molto tradizionale. Gellner ha completato solamente l'arredamento dell'appartamento dell'ultimo piano, nei monti, che erano il marito della figlia del promotore. Io credo ci sia un problema abbastanza sostanziale nel cambio della valutazione dei costi per realizzare le opere. Cioè, una volta l'incidenza della manodopera era assolutamente insignificante rispetto al costo dei materiali. Insignificante no, però era decisamente meno importante rispetto al costo dei materiali. Per cui, quando
la casa è diventata un po' vecchiotta e quindi dopo 25-30 anni i colori, ovviamente col sole, erano svaniti. Il condominio ha deciso che era un po' invecchiata la casa. Negli anni, credo 80, in più tutti gli architetti andavano sulle forme un po' più semplici ma senza colore. Coerenti col tempo, anche il condominio ha detto, boh, diamogli la famosa mano di bianco. Adesso siamo tornati invece che, a mio avviso, i colori di queste facciate qui sono determinanti per l'attribuzione dell'opera Gellner anche, perché in quell'epoca lì lui usava quei colori. Gli errori purtroppo si pagano e adesso io sto lottando da 6 anni per ripristinare questa facciata qui. Sono abbastanza testardo e prima o poi ce la faccio, però sono uscito ieri da una riunione condominiale dove finalmente porta avanti il passetto, mi hanno buttato fuori dal consiglio a un certo punto perché mi avevano chiesto di entrare nel consiglio per poter portare avanti il discorso, poi ho fatto delle prepotenze perché quando la gente non vuol capire che lasciare degli spigoli, dei pilastri a vista così, coi ferri fuori, ogni anno non è che peggiori del 3%, ma il primo anno è 3%, il secondo è 6%, il terzo è 12%, il quarto poi dopo non riesci più a recuperarlo. Per carità, ci sono i sistemi per rifare le cose, ma cambi completamente la caratteristica dell'edificio. E sono sceso a un compromesso su un pilastro che era già molto ammalorato e ho dovuto farlo mettere a posto, però scrostando tutto e non è che puoi fare un cassero e rifarlo, cioè diventa sempre una cosa ancora più finta della roba. Allora l'abbiamo fatto rigido ed è una schifezza, ma però è un pilastro singolo e accetto quella soluzione lì, mentre sui pilastri triangolari di facciata devono passare sopra di me prima di coprirli, ecco. Dato che devo scontrarmi con 40 condomini, già alcuni hanno detto, ah ma tutti i pilastri devono essere fatti così. Dico, ah, capite niente. Allora sto lottando, però ci sono delle zone dove sono stati fatti degli interventi dove pensare di riprendere con cementista tutte le cose verrebbe una cifra improponibile a un condominio, per cui vorrebbe dire non fare mai niente. E poi vorrebbe dire, cosa secondo me peggiore, che viene preso in mano da qualche geometra locale che potrebbe pensare di fare un cappotto perché è già stato proposto, e quando mi è stato proposto di fare un cappotto su sta casa ho detto per cortesia, cioè abbiamo forse il 20% di pareti chiuse e l'80% sono finestre. Spiegami cosa serve coprire il 20%, cioè facciamo dei serramenti costosissimi di ottimo risultato, sarà meglio che non... Cioè, dai, qui bisogna avere un po' più tecnica delle costruzioni in mano e logica soprattutto. Ha un altro genio che ha fatto le tapparelle a cortina, una roba da fucilare, da fucilare. Io non so come abbia presentato il progetto, che qui qualsiasi progetto va a Roma per la roba e col silenzio assenso evidentemente le pratiche non le guardano, non va a Roma, va a Venezia, scusate, alla sovrintendenza. Io credo che al 50% l'edificio non piaccia. Perché? Perché è stato comprato dai genitori oppure sono dei passaggi di proprietà e o non lo guardano o non interessa neanche il discorso, come generalmente succede in architettura, no? A quelli che piace, alcuni accetterebbero volentieri il colore e capiscono l'importanza di un recupero e di una valorizzazione, perché anche se parliamo a livello commerciale, io credo che dire che la casa è fatta da un grande architetto
piuttosto che da un normale ingegnere, architetto, geometra, è un valore aggiunto notevole. E soprattutto se è tenuta bene. E soprattutto se è tenuta bene e fatta mantenendo le caratteristiche originali, perché sennò diviene ancora una porcheria peggiore, no?